Grazie mille, è un video. Ciao. Ciao, grazie. Sono in stazione a Padova. Oggi vado a vedere il Summit di Startup Italia a Milano. Vamos! Sono arrivato in centrale, ora vado al Palazzo del Ghiaccio. Per chi non lo sapesse, Startup Italia è un evento dove ci sono un'infinità di progetti innovativi e nuove startup, è una specie di esposizione, fiera. Ci sono anche personaggi di una discreta importanza, c'è Montemagno per esempio, e andiamo! Un appello per Milano, avete fatto questa cosa bellissima che potete pagare con la contactless all'interno della metro, però io se ho il biglietto in teoria potrei anche andare su Trenord, soltanto che Trenord non ha i dispositivi abilitati per la contactless, quindi devo rifare un altro biglietto, anche se con quel biglietto che ho pagato con la carta contactless sarei potuto entrare. Quindi Milano, mettetevi d'accordo con Trenord e dategli sti maledetti dispositivi, così posso entrare anche su Trenord con lo stesso biglietto contactless che ho già pagato e non devo ripagarlo di nuovo. Proviamo di qua. 1, 2, 3. Ok. L'unico, l'inimitabile Luis! Vuoi lo sgabellino o vuoi stare in piedi? Stiamo in piedi? Stiamo in piedi, ti metto qua la luce così ti vedono bene. Grazie della presentazione, grazie di avermi invitato in questo evento da startup. Allora, ho visto che in questo momento il video più in tendenza su YouTube è quello di Luis, ok? La mia domanda è: che cosa fa in questo video secondo voi? Brutto verme! Eccolo lì, vedi il fan subito. Lo spiego. Spiegalo. Io faccio video comici di base, faccio video in generale, però molto leggeri. L'ultimo è semplicemente di io che provo a uccidere un verme, non ci riesco. E poi nasce una storia d'amore tra me e il verme. Ma è fatto con le storie di Instagram, una cosa ha tirato l'altra e adesso è primo in tendenza. La reazione del popolo nostro, il popolo del business è: ah, ok, è una cosa un po' stupida per un pubblico di ragazzini così. La verità è che se uno invece toglie il pregiudizio e si ferma a osservare, già qui nota due cose secondo me. La prima è che oggi la produzione la fai magari appunto da cellulare con le storie e puoi fare un contenuto che ha un'enorme visibilità, e prima non era così. Ok. Che cosa vedi che funziona particolarmente oggi online quando carichi un video? Ci sono dei principi di base che cerchi di utilizzare? Nella comunicazione essere chiari, cioè dire le cose chiaramente, e io sono di poche parole nei miei video, non dico tanta roba, provo a comunicare più con le immagini. Come parti nella preparazione? Se dovessi consigliare a qualcuno quando deve preparare un video, da dove si parte? Dal farlo, perché prepararlo, credo che tutti prepariamo progetti, idee, cose fantastiche che poi magari realizza qualcun altro prima di noi, e il consiglio migliore che posso dare a chiunque faccia qualcosa in realtà, secondo me, il consiglio della mia esperienza ormai di anni nel campo della vita, del mondo reale, è fare le cose invece che parlarne, scriverla. Io scrivo giù un sacco di idee, ma io provo a farle nel giro di una settimana, provo a realizzarle. Il video del verme l'ho filmato ieri, l'ho pubblicato ieri, l'ho fatto col cellulare. È piaciuto lo stesso, senza bisogno di preparazione, luci, cameraman, regia, driver e sti cazzi. Cioè, semplice, fare e basta. Montaggio, che cosa fai e dei suggerimenti su quello? Poi ci metti un sacco tu a montare, non è una roba veloce. Sì, l'importante è la chiarezza, quindi video brevi
e ritmati, per quello vengono brevi in realtà. Ritmo, tenere l'attenzione alta, quindi ogni 5 secondi deve accadere qualcosa. Se non lo faccio accadere nelle riprese, lo faccio accadere nel montaggio. Che vedo un punto alla rovescia e abbiamo superato lo 0, siamo al meno 13 secondi. Che succede? È così, tra un po' esplode. Esatto. Di altre piattaforme che magari sono interessanti, su cui dici potrebbe esserci del mercato su questo, o attenzione particolare? Il mondo reale. Ok. Che ci stiamo allontanando. Secondo me deve essere rivalutato, perché ogni tanto ci vado ed è interessante, mentre Instagram, YouTube sono il centro di tutto al momento. Però noto che quando vai nel mondo reale c'è un ritorno molto più grande, quindi voglio fare il santone adesso. Okay. Quindi unire online e offline. Ottimo, Luis! Grazie mille. Super. Vogliamo unire uno spazio fisico concreto qui a Milano per connettere questo paese alle tante realtà internazionali dell'innovazione ed aprire la strada ad energie e nuove idee. Il posto fisico in questione lo prendiamo a Milano e non prendiamo un garage, prenderemo oltre 10.000 quadri così suddiviso, 3.000 metri quadri circa di coworking, 8.000 metri quadri e passa per gli eventi e 1.000.000 di metri quadri per una academy. Grazie mille, è un video. Ciao, grazie. Grazie mille. Ci danno anche da mangiare, gratis. Acqua, bicchiere, tramezzino, mandarino, Actimel. Poi mi hanno dato anche una Red Bull. Tanta roba. Mi hanno segnato a vita con questo pallino e ho preso da mangiare. Buon pranzo. Abbiamo un altro ragazzo come Luis che sta avendo un grande successo ed è in un settore molto interessante, perché è il mondo fashion, streetwear. Ho avuto modo di chiacchierarci un po' di tempo fa, mi ha molto colpito, volevo farvelo conoscere e si può imparare qualcosa di utile. Federico Marengo! Lui è sempre fighissimo e io sono sempre pessimo. Anche l'altra volta non è vero. è un look, capito? Ma è il tuo look giusto che ti caratterizza, un po' come Steve Jobs con il collo alto. Il collo alto. Senti, sta esplodendo questo mondo qua, streetwear. È un mondo che passa un pochino sotto traccia. Aiutaci in 30 secondi a capire che cosa sta esplodendo, che numeri ci sono, quali sono i player in questo momento che dominano questo mondo qua. E direi che i player più grandi in questo istante sono Off-White, il brand di Virgil Abloh che ha recentemente collaborato con Nike, e Balenciaga, e poi assolutamente Gucci. C'è un senso di grande esclusività, quando magari poi quell'esclusività non è proprio così, perché magari appunto Supreme è esclusiva ogni settimana. Com'è che fanno a creare questa sensazione che torna un po' utile a qualunque startup in sala? Viene chiamata in inglese artificial scarcity, ovvero levare dal mercato, anzi proprio non proporre nel mercato quantità troppo alte, in modo che la domanda sia sempre più alta dell'offerta. Okay. Qual è il rapporto oggi tra aziende di moda e influencer? Che tipo di budget vengono messi? Che tipo di relazione c'è? È una relazione, diciamo, amore e odio, oppure è totale collaborazione? No, oramai diciamo, il fenomeno influencer è stato completamente sdoganato, quindi brand come ad esempio Prada, che anni fa, cioè fino all'anno scorso, non hanno mai collaborato con influencer o magari celebrità quali artisti rap, hip hop. Ad esempio il lancio della collezione di Via Rossa di Prada è stato eseguito quest'anno a New York, appunto con il rapper A$AP Rocky, che se pensavo questa cosa magari 3 anni fa in un brand come Prada, parecchio snob, non avrebbe pensato di vederla succedere, potremmo dire così. E i budget che vengono investiti sono alti. Ecco, ti ringrazio, era giusto un flash. Federico Marengo, un applauso, grazie mille. Grazie mille.
la terza. Non fatelo, fa male bere troppe Red Bull. La parte editor come si gestisce i haters? Come si gestisce i baffa, gli insulti, le minacce, la parte diciamo negativa di quei video? Io purtroppo mi sono trovato spesso a leggere commenti di questo tipo, però non gli do peso, ma quello che mi stupisce di più è che ce ne siano tanti. Mi domando, ma cosa facciamo noi per far sì che questo fenomeno diventi sempre meno influente in questo mondo? Io quello che faccio è semplicemente cercare di far passare messaggi positivi. I prossimi anni saranno importantissimi. Da tutte le stime che abbiamo, voi sarete protagonisti della trasformazione sociale e lavorativa, e in tutto il mondo sta cambiando tante cose e l'Italia può essere protagonista perché è il primo paese al mondo, ne sono sicuro, per creatività e inventiva. Grazie a tutti. Congratulations to Althea Science. Come on up to the stage. Ora vado a scroccare una notte ad un amico. Qui la giornata è finita, è stata veramente lunga ma molto interessante. Comunque oggi tantissimi nuovi progetti, tantissime nuove idee, è stato veramente figo. Poi gli ultimi che avete appena visto hanno appena vinto $1 milione per la loro startup. Sto piangendo, fa freddino. E ora vado a riposare, cambiarmi, Le biciclette sono al Palazzo del Ghiaccio. mettermi giù un attimo. Giornata infinita. Comunque andatevi a vedere il sito di Startup Italia. Tantissime idee, tantissima innovazione, tecnologia e startup, soprattutto aziende, progetti. Andatevi a vedere il sito, andatevi a vedere chi ha parlato e soprattutto seguite i loro eventi, molto interessanti e utili per chi lavora nel mercato digitale. Ora mi sento proprio sporco e puzzo tantissimo, però ne è valsa la pena. Stessa cosa che mi era successa con i treni vale anche per gli autobus. Cosa vi costa mettere 2 macchinette per leggere le carte di credito? Io così non posso fare nulla. Sì, qua c'è il signore che mi guarda e mi prende per il culo. Mi toccherà farmi 50 minuti a piedi e iniziamo a camminare. Scoprirò gli angoli bui di Milano. Vi aggiorno all'arrivo. Tanto sono solo 4 km di strada a piedi, cosa saranno mai? Si fa buio! Molto buio. Monti, mari e fiumi attraverserò. Sono a metà strada e inizia a fare freddo in quel di Milano. Cavoli, attrezzatevi, io riuscivo a pagarvi però non mi avete fatto pagare. Maledetti. Che poi tra l'altro ho chiesto anche all'autista se potevo comprare un biglietto, però mi ha detto che non li vendono più, l'unica cosa che potevo fare era pagare col cellulare. E dato che sono Iliad, pago semplicemente l'abbonamento, non ho credito per pagarti il biglietto. Che poi tutta la folla dentro l'autobus insisteva che io rimanessi lì e prendessi l'autobus lo stesso senza biglietto. Però se siete senza biglietto non dovete entrare in autobus. E quindi sono sceso alla prima fermata. Forse ho sbagliato perché adesso mi manca ancora mezz'ora di strada. Sono arrivato, ora scoprite di chi era la casa. Oh! Salve! Buongiorno. Siamo qua. Cosa ci facciamo? Niente. Complotto internazionale, complotto per la fine di inizio di YouTube. Scrivete nei commenti se si deve tagliare la barba, per favore.